Ciao Gstipster, riprendiamo un attimo il tutorial di QGIS, visto che è uscita la versione 2.18, l'ultimo tutorial era un po' con una versione vecchia. Cosa vediamo in questo tutorial? Vediamo ancora le basi, quindi per chi conosce già QGIS può rimandare questo video. Partiamo sempre dalla città di Milano, andiamo a caricare un poligono. Andiamo a fare una selezione, un filtro, facciamo un clip delle strade e poi vediamo un attimo le varie funzionalità. Questo è un tutorial comunque di base e tutti i dati sono sempre condivisi in Drive, c'è il link qui sotto. Per qualsiasi esigenza scrivete pure nei commenti o comunque mandatemi un'email. Allora, carichiamo subito dei vettori, quindi lavoriamo con i layer vettoriali. Andiamo qui nella barra laterale a sinistra, o magari questa barra qua si può prendere e spostare, quindi dovreste averlo tutti sulla sinistra. Questo primo pulsante con una linea con dei punti per aggiungere i vettori. Cliccandolo si apre questa finestra. In questa finestra abbiamo diverse opzioni, però noi possiamo andare subito a fare sfoglia e andare a vedere nella nostra cartella. Io ho creato una cartella sul mio desktop. Andiamo a caricare gli edifici, andiamo a caricare le strade e andiamo a caricare anche le sezioni. Faccio apri, ci mette un attimo a caricare tutta questa mole di dati e qui andiamo gli edifici, le strade e le sezioni di censimento. Questi dati sono dati open data, quindi potete trovarli e possono essere distribuiti. Andiamo subito a vedere le sezioni. Perché ho caricato le sezioni? Perché voglio in pratica andare a prendere un certo tipo di sezioni di Milano e poi utilizzare queste sezioni per andare a tirar fuori gli elementi. La zona che ci interessa, magari andiamo a prendere, a fare un po' lo stile, renderlo un attimo trasparente. Aggiungiamo la trasparenza qua nel pannello delle proprietà, facciamo applica, magari facciamo ancora un po' più trasparente, facciamo ok e la zona che mi interessa posso utilizzare il pan con il pulsante con la mano. La zona che mi interessa è qua a destra di centrale, qua c'è un Parco Trotter, qua c'è via Padova, qua c'è Gorla. Le sezioni che mi interessano sono esattamente questo. Come faccio ad estrarre le sezioni che mi interessano? Utilizzo il tasto con la freccia bianca e il rettangolo giallo che è il pulsante di selezione. Posso selezionare una sezione, un'altra sezione, posso fare un rettangolo che mi va a prendere tutte le sezioni che toccano e cliccando sempre sulla freccia qui a destra del pulsante posso fare scegliere un pulsante seleziona geometria con poligono, quindi vado a prendere adesso, vado a disegnare tutta un'area e lui andrà a prendere tutte le sezioni che vengono toccate dal poligono che sto disegnando col mouse. Vado a prendere questo, poi qua lo taglio, poi non vi preoccupate che potete aggiungere e togliere le varie sezioni. Adesso riprendo geometria selezionata e tolgo questa sezione, mi rimangono queste e queste è la mia geometria selezionata, quella che vedete a video e voglio estrarla. Per estrarla io posso fare tasto destro, salva con nome. Prima di selezionare il file di destinazione, qui sotto, in codifica, posso fare salva solo le geometrie selezionate. Adesso posso cliccare sul tasto sfoglia, andare nella mia cartella, magari non materiale, facciamo una nuova cartella, elaborazioni. Nella cartella elaborazioni creo e do il nome e inserisco sezioni
Milano Nolo, che è nord of Loreto. Non so se qualcuno di voi abita in questa zona, comunque questo qua è uno non è un nuovo quartiere, ma è un quartiere che gli è stato dato questo nome da district un po' newyorkese. Faccio ok, quindi verifichiamo che sta salvando sulle geometrie selezionate e adesso ho il nuovo shapefile con le geometrie che avevo selezionato prima. Questo lo posso eliminare, faccio rimuovi e adesso posso fare zoom to layer e vedere tutte queste geometrie selezionate. Prima di procedere al ritaglio, ad esempio, delle strade, gli do un colore un po' più visibile, 0.5 come dimensione del spessore della linea, faccio ok. Queste sono le strade e prima di ritagliare le strade devo cercare di unire questo poligono. Per unire questo poligono vado su vettore, geoprocessing tool, strumenti di geoprocessing e faccio dissolve. Qui in questa finestra mi dà la possibilità di selezionare il layer, seleziono sezioni Milano Nolo, dissolve all, che vuol dire non mi fare il dissolve su una su un determinato campo, ma uniscimi tutti. Faccio crea temporaneo file, faccio salva su file, entro sempre in elaborazioni e lo chiamo sezioni dissolve. Faccio salva, eseguo, lui mi dà come risultato il mio poligono che traccia un po' i confini. Cambio un po' le proprietà, faccio il riempimento semplice, stile di riempimento faccio vuoto, l'outline la faccio spessa 1 e di colore ci mettiamo un bel verde. Ok, questa è l'area che voglio analizzare, queste sezioni di censimento che dopo magari le utilizziamo per un'altra elaborazione, faccio ok, questa è la definizione dell'area che voglio analizzare. Ok, adesso vediamo come fare il clip delle strade e la selezione per posizione degli edifici. Prima di tutto il clip delle strade. Per fare il clip delle strade possiamo utilizzare ancora gli strumenti di geoprocessing, c'è un clip, ho perso il clip, dissolvi, differenza, buffer, taglia, era giusto taglia. Il vettore d'ingresso è il vettore che di solito quello sborda dai confini dell'area che vogliamo utilizzare, quindi sono le strade. Il vettore di ritaglio è invece la nostra area che abbiamo creato, me l'ha chiamata dissolti, comunque vabbè, è una traduzione un po' così. Facciamo anche qui il salva su file dell'esterno, facciamo strade clip, faccio salva, apri il risultato dopo l'esecuzione dell'algoritmo, faccio run e lui mi ha tirato fuori, dopo questa elaborazione, le strade, faccio tasto destro sull'altro output, faccio copia stile e sul nuovo layer, il nuovo shapefile faccio incolla stile e lui mi ha tirato fuori le strade dell'area con questo clip. Adesso andiamo a fare una selezione degli edifici che ricadono dentro in questa area dissolti. Per fare la selezione per posizione dobbiamo andare su vettore, strumenti di ricerca, seleziona per posizione, il layer, qua ci chiede in questa finestra il layer di input, quindi il layer in cui vanno selezionati in questo caso gli edifici, quindi dbt edifici e il vettore addizionale, il vettore che interseca la nostra nuova selezione. Mettiamo dissolti, facciamo che contiene, disgiunto, uguale, tocca, sovrappone, contenuto in, o comunque interseca, precisione noi possiamo aumentare
anche la precisione, facciamo una nuova selezione e adesso schiacciamo il tasto Run. Questa selezione potrebbe durare un po' di tempo. No, no, è stato abbastanza veloce. Quindi adesso i nostri edifici che ricadono dentro questa area sono stati selezionati. Possiamo fare come prima, tasto destro, salva con nome, facciamo sfoglia, facciamo edifici, area, facciamo salva. Ricordiamoci mettere la spunta su salva solo le geometrie selezionate. Facciamo ok e lui ci ha tirato fuori come risultato tutti gli edifici che ricadono in quest'area qua. Bene, abbiamo visto un po' come funziona e come avere un po' le informazioni gestite in modo semplificato, quindi non abbiamo tutti gli edifici di Milano, ma abbiamo solo una sezione. Abbiamo selezionato un'area che potrebbe essere un'area di studio. Adesso potremmo fare un po' di analisi su questi dati qua, possiamo fare uno stile, possiamo creare delle stampe, però queste sono le indicazioni di base per iniziare a lavorare con QGIS. Il tutorial è finito, come vi dicevo prima i file li metto tutti su Drive, trovate il link qui sotto. Adesso faccio un attimo di screenshot, sistemo un attimo l'articolo sul blog e nulla, ci vediamo alla prossima. Sicuramente continuo un attimo con questi tutorial di base su QGIS e su Windows e alla prossima, ciao!